Ciao la prima parola. Ciao chitarristi, intanto buon anno. Primo video dell'anno, video speciale in cui mi metto nei casini da solo. Allora, vi ricordate Didi? Diego, chitarrista della Cuna Coile dell'inverno? Lo abbiamo avuto qui sul canale in un video non troppo tempo fa. Ecco, mi ha chiamato e mi ha detto: ciao Ale, come stai? Ascoltami, per la serata del release nostro il 22 dicembre al Legend, gli Shark Senior Mouth hanno avuto un problema che Andrea è malato, quindi non riesce a cantare e di conseguenza loro non ci sono. E stavamo pensando di chiamare voi Endgame. Ok? Questo sarà un video in cui vi parlo della mia esperienza live, sul palco, sul campo. E se video così vi piacciono, fatemelo capire. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate dicendomi tutte le cose che volete vedere del mondo dei concerti. Voi dite e io faccio. Il problema era che era mercoledì e il concerto sarebbe stato venerdì. 2 giorni per preparare tutto, mercoledì incluso. Quindi quale occasione migliore per incasinarmi la vita e cambiare quello che uso live, quindi andare al buio con attrezzatura nuova. Applauso a me. Allora, è un processo che è già iniziato un po' di tempo fa in realtà, in un video che avete già visto qui sul canale, ve lo lascio qui sopra. In quel video vi ho accennato al cambio di chitarra che ho fatto dalla mia 7 corde bianca alla PRS. Non ero abbastanza contento e ho anche cambiato cosa uso attaccato alla chitarra, dalla chitarra in poi. Però con calma lo vediamo in questo video. Se vi ricordate, nel video che vi ho fatto vedere un attimo fa, c'era una piccola parte dove vi spiegavo del perché ho fatto questo cambio anche tra una chitarra e l'altra. Il motivo era semplicemente che la mia chitarra bianca, quella col Ponte Floyd, si è rotta. E non avendo il tempo di aggiustarla perché si è rotta il giorno prima del concerto, ho iniziato questo processo di cambio perché con la PRS poi mi sono trovato troppo bene. Il problema qual è? Cambiando le corde per il concerto del 14 di ottobre, quindi quello dello scorso video, mi è successa una cosa. Praticamente una di queste vitine qui sotto si è rotta, ha smesso di girare e quindi non riusciva più a tenere la corda incastrata dentro nel ponte. Quindi cosa succede? Che accordi la corda, la tiri e si stacca, non resta attaccata. Quindi vuol dire che la chitarra non è utilizzabile. Come vedete non l'ho ancora sistemata, fa niente. Però per fortuna ci sono i ragazzi di Musical Soul 2005 con cui collaboro da diverso tempo che mi hanno messo a disposizione quella chitarra di PRS. Inizialmente era qui sul canale per il video recensione, tra l'altro che vi è piaciuto un sacco, soprattutto a me perché quella chitarra tanta roba. Ma poi si è rivelata la chitarra perfetta per essere utilizzata in un contesto di band, o almeno nella mia band. Quindi il passaggio da chitarra 7 corde bianche con il Floyd Rose a chitarra PRS con il ponte fisso è stato molto inevitabile. Stavo per dire naturale, ma inevitabile, perché la chitarra bianca che si rompe non è naturale. Ho sentito suonare una chitarra. Chi sarà stato? Miao chitarristi! Come vi dicevo, questo cambio di chitarra è iniziato già un po' di tempo fa, quindi non è stata una cosa così repentina e inaspettata, anche se abituarmi a una chitarra nuova nel giro di un mese non è una cosa così scontata. Soprattutto dopo che hai passato anni a suonare sempre con la stessa chitarra. Però devo dire che provando chitarre nuove tutti i giorni qui sul canale ho sviluppato una certa abilità di adattamento, ecco. In più, quella PRS l'abbiamo setappata, preparata proprio perfettamente tra altezza delle corde, manico, corde stesse che abbiamo sostituito in quel video. Arrivati a questo punto, con quella chiamata praticamente last minute, su quella chitarra sono andato sul sicuro. Quindi cosa si fa quando si riceve una chiamata che ti dice dopodomani suoniamo? Si inizia a fare le prove, proprio last minute, chiami la sala prove e speri che ci sia una sala libera. Quindi, solito raccattare di cose a caso, non è vero, non sono mai a caso, per andare alle prove. Qual è la custodia? Allora, sicuramente lui, stavolta da solo, non sto lì a fare la pedaliera perché sono prove rapidissime perché dobbiamo fare tutto in 2 giorni. Chitarra, che è qui, la PRS, la 7 corde, quella dell'altro video, il coso che blocca i rumorini che adesso non mi ricordo come si chiama perché sono di frettissima, è già su, devo solo infilarla qui. Quindi qua la tracolla la tolgo perché nella custodia non ce la lascio insieme alla tracolla. Quindi questa, cavo principale, lo butto qua dentro. Cavo per la chitarra, c'è questo che me lo porto che non si sa mai, ma ho caricato i trasmettitorini wireless che sono comodissimi, li ho usati anche per il concerto. Ve ne parlo in maniera un pochettino più approfondita se riesco, senza dimenticare la corrente, perché sennò con tutta la buona volontà non basta il nervoso per farlo accendere. Ok, dopo esce. Olla, ma ecco, che rusilino.
Com'è preparare un concerto in 2 giorni? Così dice tutto. Come buttarsi da un paracadute. No, perché buttarsi da un paracadute è più difficile che buttarsi senza paracadute. Non sei psicologicamente pronto, ma non vedi l'ora di fare. Prove finite, sono andate bene effettivamente. Domani altre prove. Comunque il ripasso della scaletta in generale è andato bene. Quindi. Visto che non mi è bastato cambiare chitarra e quindi dovermi riadattare a una chitarra nuova in poco tempo, cambiamo anche l'amplificatore. Come sapete non uso amplificatori live da un sacco di tempo ormai, ma ho sempre utilizzato la mia pedaliera di Lane 6, la HX Stomp. Se vi ricordate, poco tempo fa ho provato la Nux Trident qui sul canale. E cosa vi ho detto? Come vi dicevo, la pedaliera è pensata per il live, quindi ditemi qui sotto nei commenti e fatemi capire con i like al video che volete vedermi usare questa pedaliera in sala prove, live, in giro. Quindi, visto che io le promesse le mantengo, giorno 2, è mattina presto, prestissimo, qui è già tutto acceso. E mi è venuta in mente una cosa, vi avevo detto che prima o poi avrei portato il Nux Trident in live. Non vedo occasione migliore, quindi adesso lo metto qua, per terra. Allora, ho collegato il Trident per ora in mono con un XLR, qui c'è sempre il cosino wireless di cui stasera vi parlo. Adesso qui sono sul sito di Nux, dove praticamente è la pagina prodotto. In fondo ci sono i software da scaricare. Adesso a me serve Trident Edit Software Windows perché sto usando un altro computer. Una volta scaricato basta aprire il file e vi apre l'interfaccia. Questo adesso è il suono che c'è impostato adesso, che è uno di quelli che avevo fatto per le demo sul canale. È il suono ritmico di base. Farò 1A, 1B e 1C dove ci metterò clean, low gain, drive e lead, e di base sarà abbastanza suono simile con lo stesso amplificatore ma effetti accesi e spenti e a livelli diversi. Sfrutto il fatto che posso cambiare suono su questo senza il gap, quindi senza il silenzio tra un preset e l'altro. Ovviamente la pedaliera è nuova, è quella che abbiamo usato anche per suonare SHG ad esempio, però i suoni che ci sono non sono adatti ad essere utilizzati con la mia band, quindi bisogna fare tutto da zero in 3 ore. È proprio la situazione perfetta. Per fortuna la Nux Trident è facilissima da usare e quale dimostrazione più palese di questa? Era in italiano? Mi sa di no. Però sarebbe tutto falso se io non lo facessi da qui. Quindi di base il suono è questo. È un suono che va benissimo ma è tanto pieno, non va troppo bene per la mia band, mi serve un suono un pochettino più scarico, non tanto di gain quanto di frequenze basse. Ora ho il Red Dirt caricato, mi sposto fino ad arrivare al Tube Screamer, lo regolo come boost, quindi level al massimo, tono bello aperto che a me piace, tipo 70-75 va bene, e poi devo portare il drive a 0. Quindi premo, drive, 0, facciamo 5 giusto perché 0 mi sembra proprio triste. Salvo questo nello slot in cui sono, quindi tengo premuto qui, quindi vado avanti e me lo salva. Poi faccio la stessa cosa, uguale, ma invece che 1C mi sposto su 1B, quindi ho girato questo, andato in 1B e salvo. Così ho lo stesso suono sia su B che su C. Su C dovrò accendere il delay e su A mi voglio mettere il mio low gain e questo suono lo devo fare da 0. C'è qualcosa che non mi torna con le medie. Vediamo un attimo. Dalle Q, magari. Comunque di questi cosini ne parliamo stasera. L'unica cosa che dovete sapere adesso è che dovete caricarli sempre. Quindi io adesso, anche se li ho appena caricati, faccio così, tac, uno si carica con l'altro. Questo adesso vado, lo attacco alla corrente e sono a posto. È il momento di fare le prove finali, che detta così sembra che hai fatto 6 mesi di prove prima, invece era 2 ore di prove la sera prima. La chitarra l'ho già messa via dopo che ho fatto le prove oggi con il Nux. Quello che c'è da cambiare è quello che c'è qui dentro, perché qui dentro ci sono cavi, cavetti, tutto, e c'è Stomp, che stasera non mi serve. Cerchiamo Stomp, che è giù in fondo. Eccolo. Quindi via questo, prendo lui. Tanto anche lui, guarda, perfetto, ci sta preciso. Meno male che comunque è compatto. Si riesce a mettere via con una mano sola. Mi serve il cavo della corrente, che è da qualche parte. Da qualche parte. Dov'è da qualche parte? Ah, giusto. Questo era un trick per ricordarmi una cosa insieme all'altra, perché la tracolla mi serve per forza. E per ricordarmi del cavo della corrente l'ho messo vicino alla tracolla. Così il cavo della corrente l'avrei cercato e così mi sarei ricordato anche di prendere la tracolla. Li ho presi, erano in carica. Sono i 2 mini wireless di Boss
boss, uno così e l'altro così. Sono bellissimi, sono compatti, comodi, a batteria, molto efficienti, non consumano tanto, basta attaccare uno da una parte e uno dall'altra e funziona. Perché uno è fatto apposta, c'è anche il disegnino qui dietro che dice che deve andare all'amplificatore, in realtà potete attaccarlo a quello che volete, io lo attacco direttamente alla pedaliera, questo invece nella chitarra. Mi stavo dimenticando 40.000 persone qui. Giorno 3, il concerto. In questa giornata tempi per fare prove, test e cose non ce ne sono, proprio zero. Il tempo è pochissimo, è già tanto avere il tempo per montare e preparare la propria attrezzatura sul palco, però visto che siamo bravi e ottimizzati, ce la facciamo. Avete presente i polli? I polli. Stavo mettendo in carica i trasmettitori, mi sono accorto che ho solo il ricevitore. Mi manca il trasmettitore. Sicuramente sarà rimasto in sala prove ieri. Sicuro. Devo uscire prima di casa, passare dalla sala prove e sperare che qualcuno l'abbia trovato e messo da parte e non fregato. Confido nelle brave persone. Speriamo. Però è impossibile perché ho guardato il video di ieri sera. Ci sono io che attacco il trasmettitore al ricevitore, poi lo metto nella custodia della chitarra, perché adesso c'è solo questo, dov'è finito? Ok, momento della verità. Dimmi che ieri è caduto fuori dalla custodia della chitarra. Sì, eccolo, l'ho visto, è qui. Sì. Aiuto, sono salvo. Così, tac, dentro. Quindi con questa giornata primaverile di dicembre si parte. Tutto caricato in macchina per riavere tutto. Sì, dovrei. Sono perfettamente in orario. Sono arrivato al locale un sacco presto e volevo vedere tutti i retroscena di tutte le prove che si facevano quel giorno. E esattamente nel momento in cui sono arrivato c'erano gli Inverno sul palco a fare soundcheck. Loro si sono provati le loro cose, la loro batteria, le loro chitarre, tutto quello che gli serviva. Quando hanno finito loro, toccava a noi. E quindi mi sono messo a montare tutte le mie cose e non solo io ero stupito di avere la Nux Trident sul palco, ma un po' tutti quelli che c'erano lì, perché ormai bene o male tutti quelli che ci sono in quel posto sanno che io uso Line 6 HX Stomp e vedermi arrivare con una pedaliera diversa è stato strano. Come l'altra volta ho utilizzato un amplificatore con una cassa 4x12 come spia sul palco per ascoltarmi, ma più che altro per far ascoltare agli altri della band il suono della chitarra, visto che io sono l'unico che usa le cuffie. L'altra volta ho usato la cassa del locale con il Blackstar St. James, che ha funzionato da paura per quello scopo. Questa volta c'è Diego, che utilizza anche lui amplificatori Blackstar, e quindi gli ho chiesto semplicemente di prestarmelo e mi ha detto ok. Però non è che gliel'ho chiesto a caso, io ho il combo che pesa 67 quintali, lui ha la versione testata e quindi l'ha portata lui. Quindi il mio segnale dal vivo è questo: chitarra PRS. Poi ho i cosini wireless di Boss che vi ho già raccontato, si entra nel Nux Trident e lì il segnale si divide in due. Da una parte Da una parte c'è il cavo XLR che va diretto all'impianto e quindi il pubblico sentirà il suono simulato della pedaliera con i suoni che io ho preparato in studio in sala prove dall'impianto del locale. Overdrive, amplificatore, cassa, effetti, tutto simulato. L'altra parte del segnale va all'amplificatore che c'è dietro di me, in questo caso Blackstar. Lì entro nel return e uso l'amplificatore solo come finale di potenza alla fine. Avrei potuto utilizzare l'Amped 1, ad esempio, andava bene lo stesso. Però in quell'occasione quello c'era e quello abbiamo usato. Avevamo un Blackstar Amped 3 come backup, quindi ok. Faccio notare, testata 100 watt utilizzata sulla modalità 10 watt, per quelli che mi chiedono se gli amplificatori da 20 watt vanno bene per suonare live. Ovviamente la cassa non è microfonata perché il pubblico sente il suono simulato e tutto il volume che esce da quella cassa 4x12 sul palco serve ai musicisti sul palco, che poi esce anche dalle casse spia, va bene. Però sul palco ci si muove, ci si sposta e ci sono dei punti che sono abbastanza cattivi. Io che ho le cuffie non ho il problema, ma uno che non ce le ha, diciamo che io gli faccio il salvagente. Comunque mi sono accorto di quanto la Nux Trident sia efficace dal vivo. A parte i suoni bellissimi, che hanno funzionato e hanno spaccato e la gestione è stata semplicissima, ma proprio l'effettiva comodità di utilizzo. Cioè cambiare i suoni da uno all'altro è stata una cosa veramente fluida. Mettici in più il fatto che tra un preset e l'altro non c'è il gap, quel piccolo momento di silenzio, di caricamento del suono, e la gestione è praticamente top. Ok, basso. Aperte anche bene. Chitarra.
suoni che hai. Ok. Un po' di basso. Allora, il check è andato bene, è tutto montato, la Nux rendeva paura in realtà, mi hanno fatto anche un sacco di complimenti, mi hanno chiesto cosa stessi usando, è regolata bene, i suoni sono belli, ci sono tutti, funziona tutto bene, l'ampli di Diego è lì e funziona, quello che deve fare lo fa. Siamo passati dai 20 gradi di oggi a freddo polare. Ah, ecco, anche i cosini wireless hanno funzionato benissimo, nessun problema, penso che li userò anche stasera. L'unica roba mi devo ricordare di metterli sotto carica. Finito il soundcheck si tira quel famoso respiro di sollievo, perché tutta quella corsa di 2 giorni nel preparare cose, poi io che mi ci metto e voglio cambiare, non usare Stomp ma usare la Nux, il computer, tutte quelle cose funzionano, e inizi a prepararti per che cosa andrà storto tra 5 secondi che mi farà incasinare tutto. In questo caso per fortuna niente, è iniziato il concerto ed è andato da paura. Com'è stato preparare tutto in 2 giorni? Aiutatemi! Ho già detto che psicologicamente non sono pronto. Però questo può essere un vantaggio, quindi... Allora ragazzi, facciamoci sentire un po', su. To go, let's move fast and forward. Don't just catch, cause if you fall, there's beauty in that. Chi lavora dietro le quinte non è mai ringraziato abbastanza, quindi vorrei fare un applauso a chi sta dietro al banco e fa sì che tutto questo sia possibile, suoni, organizzazione, tutto quanto. Grazie! Ora, come si fa a vivere questi momenti con una certa tranquillità? È importante avere ben chiaro che cosa si va a suonare. Fosse stata una situazione del tutto improvvisata, sarebbe stato ancora più difficile. In questo caso, io che mi studio la scaletta della mia band tutti i giorni, per un tot di tempo lo dedico solo a quello, mi ha aiutato tantissimo. La conoscenza dell'attrezzatura che uso, anche quello mi ha aiutato un sacco. Ho dovuto rifare tutti i suoni da zero, però avevo ben chiaro che suono mi serviva e avevo ben chiaro come ottenerlo. Queste 2 cose messe insieme hanno fatto sì che tutto andasse per il meglio. E poi una cosa non da meno è la fiducia negli altri membri del gruppo. Perché un conto io che mi studio le cose, ma gli altri? Io posso essere il più preparato, se gli altri non si preparano è un casino. Nel mio caso sono fortunato, mi fido degli altri, tutto è andato bene, quindi alla fine la risposta chiave per far andare tutto bene qual è? Preparazione. Perché un concerto che c'è tra 2 giorni non lo prepari nei 2 giorni prima del concerto, ma nei mesi, negli anni prima. Ovviamente se il video vi è piaciuto e vi è piaciuto che io vi ho raccontato o vi racconti o decidete voi che verbo è meglio utilizzare,
lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella, che ultimamente non ve lo dico e non so se lo state facendo. E ditemi qui sotto nei commenti, per dimostrarmi che l'avete visto tutto, qual è il vostro rig, tutta l'attrezzatura che utilizzate, in casa, in sala prove, sul palco, a tavola per mangiare. Un ciao a 10 dita, chi ve l'ha mai fatto?